ciao a tutti, come state? Allora, continuiamo la nostra esplorazione della città di Ancona e andiamo a vedere quella che è la chiesa probabilmente una delle chiese più importanti della città di Ancona, cioè la cattedrale di San Ciriaco, che abbiamo già imparato come si trovi in cima al colle cosiddetto Guasco. In cima a questo colle Guasco in epoca greca era stata realizzata l'Acropoli. Adesso abbiamo questa chiesa stupenda e tra l'altro è anche una chiesa un po' mi verrebbe a dire un po' particolare, non esattamente in uno stile classico italiano, a parte il fatto che si vede un po' di stile romanico, che per epoca medievale era abbastanza tipico in Italia, però c'è anche un po' di stile bizantino, ma anche la stessa forma, la stessa pianta della chiesa molto strano. Ve lo faccio vedere da questa mappa qui. Da questa mappa si capisce molto bene come la chiesa sia stata realizzata dove effettivamente si trovava una parte importante dell'Acropoli greco, cioè il Tempio di Afrodite. Tra l'altro Ancona era una delle città del Mediterraneo in cui il culto di Afrodite era più importante, che in questa città era considerata la protettrice dei navigatori. Da questa mappa si nota l'area gialla, che era appunto dove si trovava il Tempio di Afrodite, quindi il Tempio greco effettivamente, e quest'area più grande è la mappa dell'attuale chiesa, ok? Quindi è stata fatta veramente sullo stesso punto, sullo stesso esatto punto. La chiesa è stata ampliata nei diversi periodi storici e quindi anche per questo vediamo diversi stili. Nel VI secolo venne realizzata qui una prima chiesa medievale che era in realtà dedicata a San Lorenzo ed era una chiesa a tutti gli effetti paleocristiana. Poi tra il X e il XII secolo la chiesa venne ampliata, nel frattempo i corpi di San Ciriaco e San Marcellino vennero portati in questa chiesa. La chiesa divenne la chiesa più importante della città, quindi venne nominata cattedrale della città. Tra il XII e il XIII secolo la chiesa venne ampliata ancora e venne modificata anche la forma. In pratica venne aggiunto, tra il XII e il XIII secolo venne aggiunta questa parte qui, quindi la parte longitudinale. Qui con questo ampliamento qui la chiesa divenne a tutti gli effetti una chiesa a croce greca. È quell'elemento raro per una chiesa italiana medievale. La maggior parte delle chiese, credo l'80% probabilmente delle chiese in Italia, sono a croce latina. Nelle chiese a croce latina la navata centrale, diciamo, o tre navate centrali, quel che è, comunque sono la parte più lunga, ok? E poi c'è il transetto che però è più corto, quindi è croce latina perché è un po' come una croce, come un crocifisso, ok? Come forma più o meno. Mentre nella chiesa a croce greca i quattro bracci, ok? 2 e 2, 4 in totale, sono lunghi uguali e questa è una cosa abbastanza rara, insomma, in Italia, poi magari dipende anche un po' dalle zone. Tra l'altro allo stesso periodo risale anche l'apertura dell'ingresso da questo lato, quindi verso il porto, perché se noi ci giriamo qui abbiamo il porto di Ancona. Così la chiesa, tra l'altro, in questo periodo assume uno stile anche di tipo bizantino sostanzialmente. Possiamo andare a guardare un attimo questo prottiro fantastico, superbo, eccezionale veramente della chiesa, con delle decorazioni veramente stupende. È stato realizzato nel XIII secolo, è stato usato ovviamente con la pietra bianca del Conero, classicone per questa zona, e le parti rosse sono in marmo rosso di Verona, stesso materiale che è stato usato per questi due leoni che sorreggono le colonne. Ci sono delle decorazioni molto particolari sia nelle colonne che vediamo qui, che poi anche qui sotto su questa specie di queste arcate, diciamo, ci sono queste parti decorate con motivi floreali e anche ci sono degli animali, ci sono tantissime decorazioni. In generale poi se facciamo un po' un giro attorno alla chiesa vediamo come ci siano usati diversi materiali, è usata della pietra bianca del Conero ma anche del marmo greco. Questa varietà di materiali insomma dona un aspetto abbastanza particolare anche alla chiesa. Facciamo un giro un po' attorno anche per vedere tutte queste. Una cosa molto bella sono anche tutte queste arcatelle cieche che ci sono, che corrono tutto attorno alla chiesa e che già da qua si vede che fanno questo effetto un po' di chiaroscuro molto particolare. Soprattutto si vede di là, dalla parte, diciamo, fronte porto, per capirci. E anche qui, vabbè, dipende poi chiaramente come batte la luce. E tra l'altro la cupola, qui la si vede proprio un pochino, in realtà è una delle più antiche d'Italia. Andiamo a vedere un attimo dentro anche com'è composta. Andiamo qui, eccoci qua, ecco, qui siamo all'interno della chiesa, questa è la cupola e tra l'altro qui si intravedono un po' delle decorazioni
Qui non si vede moltissimo, però si vedono queste decorazioni, queste arcatelle cieche. Tra l'altro all'interno ci sono pure delle figure, cioè la decorazione è veramente pazzesca qui. La cupola è stata realizzata nel XIII secolo. Vediamo un attimo le altre parti della chiesa. Quindi qui abbiamo i 4 bracci. Allora l'ingresso è di qua, ok? Se date un'occhiata al soffitto, vedete questo soffitto con questa forma strana che si ripete in tutti i bracci della chiesa sostanzialmente. Questa forma è detta carena di nave perché è legno, ok? Il fatto di legno. Carena di nave perché ricorda l'interno di una nave, ok? Se la immaginiamo ribaltata dall'altra parte, quindi per sotto invece che per sopra, in effetti ricorda un po' questa cosa. Non sono state usate diverse colonne, se vedete, tra l'altro alcune anche di epoca, sono anche di epoca romana, alcuni capitelli sono bizantini, quindi anche insomma con una certa età in un certo senso. Questa è la cappella del crocifisso, tra l'altro qui ci sono questi plutei così chiamati, hanno delle decorazioni molto belle da questa parte e anche da questa parte, qui purtroppo non si vede molto bene, e sono sia questo braccio della chiesa è poi rialzato con questa scala che poi anche l'altro da questa parte. Questa è chiamata anche la cappella della Madonna, chiaramente quest'altare qui è molto più recente. Si nota appunto che lo stile è molto diverso, lo si vede subito la differenza rispetto al resto dell'architettura, all'architettura di tutto il resto della chiesa, quindi questo altare in particolare in stile barocco. Questo altare è anche chiamato altare della Madonna in quanto all'interno si trova una statuetta dedicata appunto alla Madonna del 1600 che era stata donata da un mercante veneziano per ringraziare lo scampato naufragio. Tra l'altro ci sono anche 2 cripte all'interno della chiesa, quindi sotto, e altra cosa che vi volevo dire, sì, ci sono all'interno della chiesa, in un certo punto, ci sono queste decorazioni qui, ok? Questa decorazione in particolare sulla sinistra con i 2 pavoni è stata diciamo riutilizzata in epoca moderna in quanto è stata messa come logo dell'Università delle Marche, che ha la sede principale ad Ancona. Una cosa che sicuramente notiamo è che non abbiamo ancora visto il campanile. Spesso c'è una chiesa e per ogni chiesa c'è il suo campanile vicino, ma di solito è costruito anche proprio attaccato magari o comunque molto vicino. In questo caso è proprio completamente staccato, non è neanche tanto grande in realtà, e questo campanile è stato realizzato in realtà dove c'era una torre militare del XIII secolo, quindi ecco sì, e in effetti si vede, se si guarda un po', che si capisce un po' in un certo senso che è stata usata la base di una torre tutto sommato militare, quindi non che avesse grandi elementi religiosi, e è stata adibita a campanile. Una piccola chicca che volevo farvi vedere poi è come si può scendere dalla collina del Duomo, perché il centro del paese è sostanzialmente un po' più giù di qua. Chiaramente in macchina c'è questa strada che va giù, anche qui dalla mappa si vede con questi tornanti, ok, per scendere, però se si va a piedi c'è una opzione V che secondo me è molto più carina, diciamo se si va a piedi è un po' più carino, un po' più bellino, un po' più tipica, ok, ci si gode un po' di più anche al centro della città, quindi si scende qui e si può andare giù di qua. Questa è una scala, ok, scalinata, ed è anche chiamata scalone Nappi. In realtà era un collegamento che probabilmente c'era già in epoca anche abbastanza antica, diciamo, per collegare Colle Guasco al centro della città, perché comunque sì, ok, su Colle Guasco c'era l'Acropoli, però poi, cioè, chiaramente non è che fosse una zona molto pratica poi per sviluppare un centro cittadino, quindi per esempio i romani l'anfiteatro l'hanno costruito un po' più a valle e tra un attimo andremo a vedere anche quello. Allora, per andare all'anfiteatro possiamo anche andare per di qua. In realtà il centro di Ancona sì, non è che sia grandissimo, quindi lo si gira anche abbastanza agevolmente. Allora, possiamo dire che in un certo senso la zona in cui si trova l'anfiteatro romano è divisa in 2 parti. Allora, guardiamo intanto la prima parte. Dunque, qui voi direte, vabbè, ma cosa c'entra perché c'è un parcheggio? In realtà, se si guarda qua dietro si vedono già tutte queste mura pazzesche che in realtà sono giunte fino a noi veramente in condizioni che, considerando l'epoca in cui sono state fatte, insomma sono arrivate comunque abbastanza bene tutto sommato. Questa arcata anche era stata realizzata in epoca romana, tra l'altro. Oltretutto si vedono tutte queste, tutta questa parte di mura e anche tutta questa pavimentazione qui.
questa parte di muro, quindi insomma una struttura comunque anche abbastanza possente in un certo senso. Inoltre si vedono anche tutte le diverse tecniche costruttive, i diversi modi di incastrare in un certo senso le pietre oppure i mattoncini, i materiali che venivano usati, diciamo. Qui c'era questa arcata qui, e poi tra l'altro anche qua si iniziano a vedere un po' delle decorazioni intanto, ma una cosa veramente eccezionale è in questa parte qua. Allora, qui sotto, da qua purtroppo non si vede molto bene, ma in un certo senso meglio, nel senso che è stata messa questa tettoia protettiva apposta. Qui sotto c'era una piscina, una cosiddetta natazio. Da qua si vedono un po' meglio le decorazioni. L'ambientazione è decorata con delle scacchiere, dei delfini, insomma con diversi motivi decorativi, e insomma è rimasta, non dico ovviamente intatta, però insomma è rimasta. Poi anche qua si vedono delle altre parti. Ok, anche qua si vedono poi decorazioni, insomma tutta questa parte qui è tutta completamente romana. E una cosa che io sinceramente trovo abbastanza eccezionale, veramente formidabile, è come tra l'altro in epoca successiva si sia mantenuta questa flittica in un certo senso di questa struttura qui, per realizzare sopra queste case, ok, di epoca chiaramente più recente, quindi non di epoca romana, però comunque anche grazie a questa cosa si è riuscito a mantenere un po', diciamo, la struttura in un certo senso. Anche qua si vedono degli altri pezzi di muro, insomma veramente pazzesco. Tra l'altro sono dei muri, mi verrebbe da dire un po' classicamente romani, anche abbastanza possenti anche come strutture. E poi tra l'altro una cosa molto carina che si può fare è arrivare di qua, quindi questo qui è tutto un camminamento. Adesso proviamo ad andarci da questo lato insieme. Eccolo qui, ecco, questo è tra l'altro, mi viene da dire, anche un bel percorso che è stato fatto, cioè penso che siano stati fatti anche dei lavori abbastanza importanti per fare una cosa del genere. E tra l'altro se si va da qua si apre, ecco, per esempio adesso qui si può vedere questa grande arcata, cioè è una struttura veramente pazzesca, proprio bella, possente. Poi si può andare su e comunque si può proseguire, si va avanti. Tra l'altro si vedono anche, si cammina un po' in mezzo ai palazzi, quindi è anche molto carino così per fare proprio 2 passi. E qui sbuchiamo nella seconda parte dell'anfiteatro romano. Qui siamo sull'altra parte dell'anfiteatro, che è una superficie relativamente abbastanza ampia effettivamente, ma purtroppo qui è successo un po' un guai. Allora, sopra queste strutture erano stati realizzati gli edifici in epoche successive, che poi sono stati tutti abbattuti verso il 1970, quindi in epoca recente, e però purtroppo la lettura di quello che era rimasto sotto, quindi dei resti dell'anfiteatro, è diventata molto problematica. In effetti è tutto un po' una confusione, non è che si capisca molto bene. Una cosa che notiamo qui è questa arcata qui, però sì, il tutto è di abbastanza difficile lettura. È stato anche, ve lo faccio vedere giusto un po' per vedere le diverse parti, è stata anche portata avanti l'ipotesi che probabilmente qui si trovasse prima dell'anfiteatro romano un teatro greco, tra l'altro, il che potrebbe anche essere probabile pensando al fatto che c'era comunque un'acropoli greca e che Ancona era una città greca a tutti gli effetti. Allora qui vediamo un po' più da vicino, diciamo, le mura proprio, questa arcata qui che sì, è ancora rimasta in piedi. Qui si vedono un attimo delle decorazioni, quindi siamo un pochino più vicini alla struttura dell'anfiteatro. Qui non è neanche male perché si può anche girare un po' attorno, in effetti si vedono anche un po' i resti delle mura che sono rimasti, tutto sommato anche relativamente bene in un certo senso. E qui probabilmente era una parte dove una delle parti dove si sedevano gli spettatori. Calcolate che comunque questo teatro era talmente grande che poteva ospitare fino a 10.000 persone, quindi sì, effettivamente molto grande. E venne realizzato probabilmente in più epoche, iniziato sotto l'imperatore Ottaviano Augusto, quindi nel I secolo a.C., poi ampliato con l'imperatore Traiano nel I e II secolo d.C. Tra l'altro volevo farvi vedere anche questo camminamento e spero sia aperto al pubblico, sinceramente non lo so, l'ho trovato proprio qui su Google Street View semplicemente cercando, e è veramente pazzesco perché tra l'altro qui c'è anche questa torretta veramente carina.
e da qui c'è una vista incredibile, cioè in un certo senso ci si ribalta un po' all'epoca romana, perché cioè, ci si può immaginare cosa vedevano gli spettatori che stavano da questo lato della cavea avevano una vista incredibile, perché chiaramente potevano vedere gli spettacoli e quant'altro, ma dall'altro lato, cioè il mare è veramente pazzesco e si può andare anche un po' più in alto, cioè è veramente incredibile. E, e dall'altra parte si riusciva a vedere anche il porto, perché chiaramente dovete calcolare che la maggior parte di queste strutture qui all'epoca non c'erano, per cui sì, c'erano anche molti meno edifici ovviamente, e quindi veramente incredibile. Una cosa molto bella tra l'altro è che per fortuna questa struttura è ancora utilizzata oggi per degli spettacoli di lirica o cose del genere, insomma, quindi anche questa è una cosa molto bella, perché se non altro almeno è una struttura che viene ancora utilizzata al giorno d'oggi. Siamo tornati nella piazzetta dove eravamo prima, Piazza del Senato tra l'altro si chiama, e da qui è dove siamo scesi prima insieme dalla cattedrale. E volevo farvi vedere un attimo questo palazzo che si chiama appunto Palazzo del Senato. Era stato realizzato nel XIII secolo, quindi un palazzo medievale in stile romanico, con questa bella doppia fila di bifore, quindi bifore 2 finestre, con le colonnine in mezzo, tra l'altro anche una bella decorazione tutto attorno all'arcata, e anche qua sopra ci sono delle belle decorazioni. È stato realizzato dove c'era il foro romano, di cui possiamo vedere ancora dei resti anche di fianco al palazzo. Allora andiamo un po' più piano. Qui questi sono, diciamo che è una parte di quello che è rimasto dell'antico foro romano di Ancona. Tra l'altro, se procediamo, ok, da quest'altro lato, riusciamo ad arrivare a vedere un palazzo veramente pazzesco, il cosiddetto Palazzo degli Anziani, e a me verrebbe da dire che è quasi un palazzo che però ha 2 palazzi insieme, nel senso che ha 2 facciate ma molto diverse, ok? Quindi questa è una parte del Palazzo degli Anziani, ok? Che dà verso l'interno della città in un certo senso, lato monte per così dire, e poi dall'altra parte, se andiamo qua in mappa, vediamo l'altro lato. Ecco, questo è l'altro lato, cioè chi direbbe che questo è lo stesso palazzo, cioè lo stile è veramente completamente diverso. Questo è il lato mare, ok? Quindi di qua c'è il porto di Ancona. Allora, il palazzo sembra che sia stato costruito nel luogo in cui nel VI secolo Galla Placidia realizzò un altro edificio. Sembra, tra le altre cose, che ci fosse anche un oratorio e una torre. Il nome Palazzo degli Anziani viene dal Consiglio degli Anziani che qui si riuniva nell'XI secolo, ma l'attuale struttura risale al XIII secolo. Fu la sede municipale della città, d'altronde tutt'oggi qui si riunisce il Consiglio Comunale, quindi in un certo senso ha mantenuto l'utilizzo che aveva in passato. Ora si capisce subito che la struttura è stata realizzata su una zona scoscesa, per cui per questo anche si vede questa grande differenza. Si pensa che tra l'altro la parte verso l'interno, per così dire, la città verso monte che vi ho fatto vedere prima ha 3 piani, questo lato verso il porto ne ha 6. Questa parte qui in pietra bianca è stata chiaramente realizzata con la pietra bianca del Conero, mentre per il resto è stato utilizzato anche un po' di pietra bianca del Conero probabilmente per queste parti qui, ma per il resto è stato utilizzato principalmente laterizio. Tra l'altro si nota anche uno stile diverso nei diversi piani. Qui ci sono queste grandi arcate ogivali, poi ci sono in questo piano, su questo piano ci sono queste arcate più piccole, qui ci sono delle bifore, qui ci sono le altre bifore decorate con archetti, e qui questi ultimi 2 piani ci sono delle monofore, quindi delle finestre singole. Chiaramente dicevo che questo palazzo era utilizzato per scopi governativi sostanzialmente, quindi politici, però ogni piano aveva un uso diverso. C'era per esempio una zona adibita ad armerie, una zona magazzini, eccetera eccetera. Ci sono anche delle altre parti vicino al palazzo che ci fanno capire quanto effettivamente ci fossero delle strutture molto più antiche qui. Per esempio qui, tutta questa parte qua, tra l'altro qui c'è anche una sorta di scaletta che si può fare, che ci fa salire e scendere come si vuole, ci fa andare anche, diciamo, a vedere l'altra parte del palazzo a piedi. Allora, chiaramente si vedono dei muri come, ecco, per esempio, sicuramente questi, mi verrebbe da dire, non sono così antichi, però per esempio già questo pezzo di arco qui sicuramente non è neanche così, non è in realtà così recente, ma sicuramente una sua storia, e ancora di più
mi verrebbe da pensare questa arcata qui, cioè non mi azzardo a dire romana, però medievale, magari anche precedente al palazzo, potrebbe anche essere, perché comunque si tratta, se si vede, si tratta di strutture abbastanza anche possenti, se sono state costruite qui, sicuramente avranno avuto un qualche tipo di uso, probabilmente c'erano delle altre strutture lì, degli altri edifici, degli altri palazzi, qualcosa del genere. Non solo da quel lato, ma anche se andiamo a vedere un attimo, purtroppo da qui non si vede molto bene, però da questo lato qui già si vedono comunque un po', anche un po' da distante, tutte queste mura. Ripeto, anche qua, questa parte sicuramente è stata fatta in epoca successiva, ma tutta questa muraglia qui, questi pezzi di muro qui, questi sicuramente non sono così recenti e hanno sicuramente una loro storia, e anche lì a piedi si può anche andare su dall'altra parte, diciamo. Tra l'altro, cosa molto interessante, qui in questa zona ci sono delle arcate, sotto una delle arcate si può vedere questa cosa qui. Questi erano dei proiettili in pietra che venivano tenuti qui tipo per sicurezza, nel caso ci fosse la necessità di dover difendere non solo il palazzo ma anche, diciamo, questa parte della città, e questa è una cosa veramente eccezionale secondo me. Allora, qui siamo dall'altra parte, ok, il lato monte per così dire del palazzo. Volevo farvi vedere un attimo meglio questa parte della facciata, dove ci sono queste cornici, diciamo, questi contorni delle finestre che sono chiaramente che sono evidentemente in stile barocco, quindi sono state realizzate successivamente, però nonostante tutto si vede comunque una struttura, se si guardano proprio le mura, e tra l'altro guardando anche più attentamente si vedono tutte queste arcate che sono rimaste, ok, chiaramente molto più antiche. Tra l'altro qui c'è anche un po' di decorazione, quindi insomma si vede che, mi verrebbe da dire, è un palazzo che ne ha viste tante, cioè ha la sua storia, ok, e ha visto realizzare diverse parti in diverse epoche. Ma allora abbiamo detto, questo è un palazzo che per assurdo ha due facciate. Di solito un palazzo ha una facciata unica, magari che dà sulla strada principale, questo ne ha due, ma in realtà ne ha tre. Non c'è due senza tre. Questa è una facciata più piccola, chiaramente, una facciatella mi verrebbe da dire. È stata realizzata nel XVII secolo, però comunque anche con questa sorta di piccolo campanile. E tra l'altro non solo, è stato messo anche un orologio. L'orologio che c'è qui, questo orologio è molto particolare perché non è un orologio a 12 ore come quello che usiamo tutti noi tutti i giorni, ma è un orologio a 6 ore. Era il sistema che veniva utilizzato per misurare le ore fino all'arrivo di Napoleone. E quindi ecco, questa è una cosa abbastanza particolare. Tra l'altro da qui chiaramente siamo nella parte più alta, diciamo, del palazzo, per cui c'è anche un po' una bella vista sul porto. Adesso andiamo a vedere insieme quella che è una delle piazze principali di Ancona, cioè Piazza del Plebiscito, si trova qui. Andiamola a vedere insieme. È una piazza che è stata aperta nel XV secolo e mi verrebbe da dire che è un tipo di piazza che ad Ancona ci si aspetterebbe come struttura, nel senso, allora in realtà la forma è abbastanza particolare perché è lunga e stretta, ok, c'è questa parte di qua, poi ci giriamo dall'altra parte, c'è questa parte qui. Mi verrebbe da dire una struttura questa è una piazza, una struttura di una piazza che ci si aspetterebbe ad Ancona, perché abbiamo visto che Ancona è tutto abbastanza su e giù, ci sono diverse colline, diversi colli, e quindi nella storia c'è sempre stata un po' la necessità di cercare di creare delle strutture, ok, realizzare gli edifici eccetera, che potessero un po' aiutare questa cosa, perché chiaramente è molto più semplice costruire in piano piuttosto che in un territorio che è un po' tutto su e giù, ok? Quindi per esempio qui per risolvere questo problema sono state realizzate queste due rampe, ok? Tra l'altro qui c'è anche una fontana al centro, sì, è stata dedicata al Papa. Questa è la chiesa dedicata a San Domenico, che tra l'altro anche così, dando un'occhiata giusto velocemente, è di per sé una chiesa anche abbastanza particolare, perché c'è la parte sopra e la parte sotto in due stili chiaramente diversi. Ecco, qui siamo sull'altra parte della piazza, ok? Volevo farvi vedere un attimo giusto questa torre, la torre civica, che risale al XVI secolo. E poi andiamo insieme a fare due passi, per così dire, nel centro, perché volevo farvi respirare un po' l'aria di Ancona, cioè come veramente dal nulla ogni tanto vengano fuori queste strutture. Tipo qui c'è quest'arco chiamato anche arco della prefettura,
E camminando così per Ancona tante volte si scoprono questi palazzi, queste strutture anche un po' antiche, diciamo. Anche qua se ci si gira un po' attorno sono sicuramente strutture molto storiche, ok? Poi ci giriamo ancora, qui c'è un altro arco, ok? E andiamo avanti un po' di qua che ve lo faccio vedere meglio anche dall'altra parte, perché è molto carino anche questo, in stile molto classico, mi viene da dire. Una chicca che voglio farvi vedere poi è una fontana del Calamo, la andiamo a cercare insieme, detta anche delle 13 cannelle, ok? Ve l'ho cercata perché è in centro, però bisogna un po' andarsela a cercare dov'è, non è tipo che sia su Piazza del Plebiscito, per dire, è comunque in centro questa. Allora andiamo qui insieme. Eccola qui. Allora, questa è veramente una chicca, chiaramente chiamata delle 13 cannelle perché ci sono 13 cannelle che sputano acqua, ma andiamola a vedere un pochino meglio perché è veramente pazzesca. Le decorazioni sono veramente impressionanti. È stata realizzata nel XVI secolo, chiamata anche del calamo, probabilmente dal termine latino calamus, che vuol dire canna, quindi canna che getta acqua, chiaramente. I materiali che sono stati utilizzati sono ovviamente la pietra bianca del Conero, Evergreen di Ancona, e materiale validissimo, ci mancherebbe, anche molto molto bello, e anche il bronzo. Il bronzo è stato utilizzato per quasi tutti i mascheroni perché l'acqua è sputata, passatemi il termine, da questi mascheroni, ok? Sono quasi tutti di bronzo, appunto sono 13, salvo quello centrale che è in pietra. Ci sono queste belle volute che decorano, poi che separano le singole formelle all'interno delle quali ci sono questi mascheroni. Qui ci sono anche delle sorte di ghirlande, diciamo tutte decorazioni in pietra e anche dei medaglioni. E tra l'altro, cosa molto interessante, sembra che qui ci fosse una fontana già in epoca greca. Le figure che rappresentano questi mascheroni sono per lo più satiri, sileni, eccetera. L'acqua, tra l'altro, cosa anche molto interessante, molto bella, arriva attualmente dall'acquedotto proprio cittadino, ma una volta l'acqua per questa fontana veniva presa da una cisterna che si trovava proprio vicino, che a sua volta attingeva le acque che arrivavano dal Monte Conero. Secondo una tradizione, il viaggiatore che vorrebbe ritornare a visitare Ancona, vorrebbe tornare ancora ad Ancona, dovrebbe bere l'acqua di questa fontana. Allora, adesso andiamo a vedere insieme quella che è stata una delle strutture più importanti per l'epoca, un po' più moderna, diciamo, per la città di Ancona. Parlo della cittadella o fortezza di Ancona. Epoca più recente, nel senso che non stiamo parlando di epoca romana, ma rinascimentale, in particolare il XVI secolo. Si tratta di quella famosa struttura che il Papa aveva fatto costruire all'architetto Antonio da San Gallo il Giovane con la scusa, l'idea che poi non si era rivelata vera, che sarebbe andata a proteggere gli abitanti di Ancona contro un imminente attacco di turchi, che poi non c'è stato. Ma con questa struttura ha avuto la possibilità di controllare la città, il centro, il porto e le vie principali di accesso alla città, quindi una mossa prettamente politica. Antonio da San Gallo il Giovane è stato lo stesso architetto che aveva progettato anche Rocca Paolina a Perugia e la fortezza da Basso a Firenze. Queste tre strutture sono tutte e tre delle strutture che hanno aiutato, diciamo, il papato ad ampliare il proprio controllo potere politico su diverse zone d'Italia. Questa è una parte, ok, della fortezza, giusto per farvi capire un po' quanto possente fosse la struttura, quanto veramente si trattasse di una struttura completamente militare a tutti gli effetti, ma in realtà questa struttura come insieme anche alle altre che vi accennavo prima, sono anche state tra i primi esempi di cosiddetto fronte bastionato all'italiana, cioè in pratica delle mura che riuscissero a resistere ai colpi di arma da fuoco, e questi sono stati i primi esempi di strutture simili che poi si sono sviluppate non solo in Italia ma anche in tutta Europa, quindi si è trattato di strutture esemplari, ecco. Allora, l'ultimo monumento che voglio mostrarvi un attimo di Ancona è la mole vanvitelliana. Vanvitelli, dal nome dell'architetto Vanvitelli, che l'ha progettata nel XVIII secolo. Allora, dopo lo andiamo a vedere anche in mappa, però prima volevo farvi vedere un'immagine da cui si capisce un po' meglio che tipo di struttura è. È una struttura a 5 lati, quindi è
diventata chiamata anche lazzaretto inizialmente perché essenzialmente era una struttura per ospitare i malati, per tenerli isolati, diciamo, però in realtà il suo fine era anche fortificazione e magazzino merci. In effetti fortificazione lo capiamo da queste mura che la circondano, ok? E poi ci sono delle parti appunto che erano utilizzate come magazzino merci. Si tratta di una struttura molto bella. Tra l'altro andiamo a vederla da qui, che così passiamo anche su uno dei ponticelli che la collegano alla terraferma. Chiaramente è un'isola, per cui è collegata alla terraferma da 3 ponticelli. Allora c'è questo qui e poi dall'altra parte ce n'è uno più largo. Però noi andiamo a vedere questo, che è anche quello un po' più decorato alla fin fine, anche come c'è anche questa specie di porta d'ingresso molto bella, tra l'altro. Ecco, quindi questo è uno degli ingressi. Poi volevo farvi vedere la parte centrale dove c'è una specie di tempietto, diciamo. Eccolo qui, questo è il tempietto che si trova al centro, tempietto dedicato a San Rocco, che per eccellenza è uno dei santi protettori dei malati durante le epidemie, cioè soprattutto nel periodo della peste non è raro vedere San Rocco come santo nei quadri, anche in generale nelle rappresentazioni. Comunque questo tempietto è aperto su tutti e 5 i lati, per cui i malati che stavano in questo lazzaretto, che stavano all'interno di queste strutture attorno al tempietto, potevano assistere alla messa semplicemente stando in camera, quindi nella propria abitazione o quello che era, e quindi non serviva che uscissero, non serviva che stessero a contatto anche con altre persone. Eccoci qua, allora finiamo questo viaggio ad Ancona con alcune tra le viste secondo me più belle. Allora questa è un po' più del centro, quindi abbiamo qui l'anfiteatro con la chiesetta vicino, tra l'altro una parte anfiteatro, seconda parte anfiteatro, qui c'è la cattedrale di San Cirio col campanile, il porto, qui c'è il centro, poi per di qua c'è anche questa bella collina, tra l'altro, e di qua ovviamente il mare, stupendo. Poi vi faccio vedere un paio di spiagge di roccia, ecco, da qui si capisce anche da dove sia stata tirata fuori tutta sta pietra del conero famosa che ho menzionato più volte nei video, che è stata utilizzata per costruire così tanti palazzi ad Ancona. Questa è per esempio la seggiola del Papa, quindi proprio scogli effettivamente, si vedono proprio da qui, si capisce proprio anche com'è la maggior parte delle coste, la maggior parte della costa vicino ad Ancona, molto rocciosa, c'è proprio la montagna che va giù qua, non a picco sul mare, però comunque insomma abbastanza rocciosa, infatti spiagge sabbiose ce ne sono veramente poche, comunque il mare è molto molto bello. E poi questa è veramente una chicca, è il cosiddetto scoglio del trave appunto perché sembra una trave, questa cosa qui, è uno scoglio lungo 1 chilometro e largo 5 metri, quindi da qui dalla mappa si vede proprio come si tuffi nel mare, tra virgolette. La leggenda dice che questo scoglio secoli fa, millenni fa, probabilmente secoli fa, arrivasse dall'altra parte dell'Atlantico. Comunque è una cosa completamente naturale e da qui si vede proprio, anche se si ingrandisce, come scenda proprio da questa roccia qui, c'è la fascia di roccia che scende e poi va proprio sul mare. Questo è uno dei casotti che è rimasto, che erano utilizzati per la pesca, ce n'erano altri. Con gli anni sono stati tutti spazzati via dal mare piano piano, questo è rimasto un po' un rudere, ovviamente non viene utilizzato. Però ecco, questa è una cosa un po' particolare, diciamo, di Ancona, della zona di Ancona. Spero che questi video vi siano piaciuti, vi lascio come sempre un link di un video super bello con viste super belle di Ancona e di diverse zone di Ancona. E niente, ricordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale, se avete dei suggerimenti su altre città che vorreste vedere fatemi sapere, e grazie ancora per aver guardato questo video. Ciao ciao, alla prossima.